Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova sezione del corso di SharePoint in cui esamineremo quelle che sono le funzionalità comuni agli elenchi e alle librerie, cioè ci sono delle cose, delle azioni che si possono compiere sia sugli elenchi che sulle librerie, ovviamente utili per il lavoro e che quindi vedremo simultaneamente. Innanzitutto ci occuperemo di vedere le viste in SharePoint, quindi come i dati all'interno degli elenchi o i file all'interno delle librerie possono essere visualizzati sotto diverse angolazioni. Poi vedremo come si può filtrare una lista, come si possono visualizzare le attività recenti sia negli elenchi che nelle librerie, l'impostazione degli avvisi quando accade qualcosa in un elenco o in una libreria e poi il recupero di un contenuto cancellato da un elenco o da una libreria. Quindi cominciamo con le viste in SharePoint. Cosa sono le viste in SharePoint? Sono delle possibilità che abbiamo di visualizzare quelli che sono i file all'interno di una libreria o gli elementi all'interno di un elenco sotto diverse angolazioni senza dover navigare tra cartelle di documenti come dobbiamo fare normalmente in Windows. Quindi vedremo innanzitutto questo aspetto, quindi la possibilità di evitare la navigazione, quindi la perdita di tempo, di evitare la ricerca di dati negli elenchi e poi anche vedremo come gestire le visualizzazioni. Quindi cominciamo con l'evitare la navigazione dei file all'interno delle cartelle. Ecco, qui in questo riquadro rosso vedi come normalmente noi navighiamo i file all'interno del nostro computer, quindi io ho una cartella fatture, poi dentro fatture ho le fatture che devo pagare ai docenti per il corso di contabilità, poi ho il 2023, poi ho il mese di gennaio. Quindi che vuol dire? Che se io devo cercare le fatture di Chiara Gialli, che mi presenta fatture tutti i mesi e magari anche in più anni all'interno di una cartella del computer, dovrò cercare nel mese di gennaio del 2023, poi del 2024, poi nel mese di febbraio del 2023, poi nel mese di marzo e poi dovrò andare a vedere in un altro corso, magari Chiara Gialli insegna anche un'altra materia sempre attinente alla contabilità in un altro corso e dovrò andare a vedere in un'altra cartella ancora. Ecco, tutto questo è evitabile con le librerie di documenti in SharePoint, perché nelle raccolte di documenti noi possiamo fare un'unica cartella fatture all'interno della quale mettiamo tutti i dati relativi alle fatture, con anche i metadati, come abbiamo visto in qualche lezione precedente, e poi possiamo andare a manipolare questi dati, a reperire tutte le informazioni che vogliamo senza dover navigare affannosamente tra le cartelle e anche senza appesantire il server aziendale, perché è chiaro che quando io vado a salvare i file all'interno delle cartelle del computer, magari sono sul server aziendale e quindi vado ad appesantirlo oppure comunque appesantisco il mio computer. Mentre qui ci troviamo online sul server di Microsoft perché come abbiamo detto all'inizio la dizione esatta non è SharePoint ma è SharePoint Online perché si risiede sul server di Microsoft e quindi tutto avviene nel server di Microsoft senza appesantire il server aziendale e nemmeno il computer locale se siamo dei privati che utilizziamo il computer in locale. E quindi posso avere una sola libreria, in questo caso di fatture, consultarla rapidamente con i filtri. E questo ovviamente vale anche per gli elenchi. Passo da qui alla seconda diapositiva senza andarci dall'indice. Vale anche per gli elenchi perché io posso ribaltare i dati di un elenco come voglio. Poi ovviamente ora anche in questo caso andremo in SharePoint a vedere come fare. E poi vedremo da ultimo la gestione delle visualizzazioni dove è possibile creare anche delle visualizzazioni personalizzate sia dei dati di un elenco che dei file di una libreria. Quindi detto questo andiamo su SharePoint come al solito a vedere come possiamo fare. Cominciamo
Cominciamo dalla libreria, quindi qui abbiamo le fatture dei docenti e io posso ribaltarle come voglio. Per esempio, posso andare a dire a SharePoint di raggrupparmi queste fatture per scadenza. E quindi SharePoint, come vedi, ha già cambiato la visualizzazione e mi raggruppa queste fatture per scadenza. Queste scadono il 30 novembre, queste scadono il 30 dicembre. Oppure mi potrebbe organizzare queste fatture per disciplina, quindi posso andare a vedere le fatture che devo pagare per il corso di contabilità, per il corso di cucina, per il corso di inglese e per il corso di latino americano. Posso andare a visualizzare queste fatture anche per importo, quindi me le divide per importo. Queste sono di importo di 100 euro e quest'altre sotto, come vedi, sono di importo di 200 euro. Quindi io magari mi fa comodo vedere quali importi devo pagare prima, magari quelli più alti. E lo stesso ovviamente vale anche in un elenco. Qui siamo nell'elenco degli allievi dei corsi e posso andare a rigirare questo elenco come voglio, quindi senza creare più cartelle per gli allievi dei corsi, posso andare per esempio a dire a SharePoint di raggrupparmi gli allievi dei corsi per comune. Come vedi, qui sono comuni limitrofi a Firenze, io abito a Firenze, ho messo questi comuni perché li conosco e come vedi qui mi ha messo tutti, ora ce n'è soltanto uno, tutti gli allievi dei corsi che abitano a Bagnarripoli piuttosto che a Calenzano, piuttosto che a Campi Bisenzio o a Fiesole. Quindi ovviamente ora me ne ha messo solo uno perché ne ho messo uno per ogni paese, però se ne avessi più di uno io qui avrei tutti magari i 10 allievi che frequentano i corsi di formazione nella mia scuola di formazione e che abitano a Bagnarripoli. Allo stesso modo potrei chiedere a SharePoint una visualizzazione che me li raggruppa per corso di contabilità, di cucina, di inglese, di latino americano. E quindi, come vedi, c'è una estrema versatilità delle liste in SharePoint, siano esse degli elenchi che delle librerie di documenti, che ci permette di evitare la navigazione affannosa all'interno delle cartelle. Dopodiché è possibile anche creare delle visualizzazioni personalizzate, nel senso che io posso andare qui in tutti gli elementi e creare una nuova visualizzazione in base ad un elemento dell'elenco, in base ad una data, in base a una raccolta. Qui darò un nome alla visualizzazione che poi mi ritroverò qui nell'elenco e comodamente potrò andare a consultare quella visualizzazione che io mi sono salvato perché in quel momento mi fa comodo vedere i dati in un determinato modo. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao.